Ciao a tutti ragazzi, eccoci di nuovo ad un'altra avventura, quindi un altro weekend. Vedete il cartello alle mie spalle? Eh sì, scuola di pilotaggio Mitsubishi. Vediamo che cosa ci riserva questa nuova avventura. Dove siamo? Siamo a una tenuta denominata Villetta di Monteruffoli. Vedete? Qui c'è l'altro cartello. E adesso dovremmo fare un bel po' di strada sterrata per arrivare alla location. Ragazzi, siamo arrivati alla location e questa volta abbiamo un elemento nuovo, quindi c'è Sara e ovviamente c'è anche la mia bimba. Saluta Sofì, dici ciao. Ciao. E guardate questo individuo qua. Chi è questo individuo qua? Mai visto nei miei video? Il soggetto. Come si chiama lei? Teddy E di cognome? Teghesi. Deve essere imparentato con me. Sì, alla stretta. Un momento. È giusto spiegare bene tutte le vicende che mi hanno portato ad essere presente a questo evento. Chi era l'organizzatore dell'evento? Se avete fatto caso, in una delle prime inquadrature, sotto al cartello della scuola Mitsubishi, c'era la scritta Cartesio Team. Sono loro gli ideatori di questo weekend ed è giusto spiegare chi sono e soprattutto che cos'è. Cartesio Team è un network nazionale di aziende specializzate in servizi tecnici per l'autoriparatore e per i centri revisione. Il network è composto da più di 30 aziende sparse sul territorio nazionale e ovviamente EFRA, che è l'azienda di famiglia e uno dei miei sponsor principali nel mondo RC Racing, è una delle componenti di questo network. Sono anche orgoglioso di dire che mio padre è stato tra i fondatori di questo consorzio. È da tanto tempo che esiste questo consorzio e si è sempre evoluto e migliorato nel tempo. Ma quest'anno, per la prima volta, il direttivo ha deciso di creare un evento aggregante per i soci e l'ha chiamato Team Building 2022, come vedete scritto nella mia maglietta. L'evento si è svolto in 3 giorni, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno. Allora ragazzi, questo che vedete alle mie spalle è un camion che ha fatto la Dakar. Favoloso ragazzi, guardate che spettacolo. Alle mie spalle ragazzi qua vedete, queste sono le jeep che domani ci porteranno a fare un po' di sterrato, quindi vediamo un pochino come andrà la situazione. Nella giornata di venerdì siamo arrivati alla tenuta intorno alle 5:30 del pomeriggio e abbiamo avuto il tempo per darci una rinfrescata, fare una doccia, partecipare all'aperitivo e ad una favolosa cena a base di bistecca. Allora ragazzi, siamo nella camera dell'hotel e voglio portarvi a vedere una cosa. Guardate, sentite il rumore? Guardate, c'è una grotta naturale, vedete? Attaccata alla nostra camera, nella quale è previsto di poter fare dei bagni addirittura. Posto sicuramente caratteristico.
La giornata clou dell'evento era il sabato, dove ciascuno di noi ha avuto la possibilità di decidere fra diverse attività. Ad esempio c'erano i campi da tennis, c'era la piscina per prendere un po' di sole e stare un po' in relax, c'era la possibilità di fare un tour gastronomico nelle colline toscane, c'era la possibilità di frequentare una giornata la scuola di guida off-road Mitsubishi. Provare quindi l'emozione di fare dei percorsi di off-road con i fuoristrada Mitsubishi. Prima però c'era un corso di guida dove si apprendevano alcune tecniche base che avremmo poi sfruttato durante la guida. E ovviamente io, da super appassionato di motorsport, quale attività avrò scelto? Ovviamente il tennis. No, non è vero ragazzi, ho scelto di andare sul fuoristrada, quindi andiamo alla giornata di sabato. Buongiorno ragazzi, oggi stiamo andando alla scuola Mitsubishi per una piccola infarinatura prima di prendere le Jeep. Siamo pronti a partire? Prontissimi. Molto bene. Non sappiamo se siamo pronti a tornare, però a partire sì. Vai! Vai! Ciao Fabrizio! Che deve scendere anche il posteriore. Perfetto, vai. Wow. Fermati qua. Adesso guarda, andiamo a bloccare il differenziale centrale, perché va spiegato perché questo è un full time, si è acceso un pallino giallo all'interno e mettiamo le ridotte. Quando smettono di lampeggiare, via Toto non trovi stabilità, puoi andare. Allora parti, lascia la frizione. È stato un piacere lavorare con voi. La macchina comincia a ok. Allora tu sali, chiaramente non devi mettere l'anteriore sinistra dentro al buco, devi stare leggermente, ma basta leggermente sulla tua sinistra. Vedi? Quella lì è la traiettoria della ruota. Sali su e poi giri leggermente a sinistra. Va bene. Vai, quando ci sei parti. Parti, lascia la frizione. Vai, accelera. Ok, perfetto. Vai leggermente. Grande Fabri. Grande Fabri. A destra. Tira dritto verso quelle piante là. Miseria ragazzi. Vai dritto verso quelle piante là. Così. Cazzo se morde. Così contorna le piante. Si arrampica veramente sui muri. Vai così. I solchi ci sono perché quando si fanno leggermente a destra, dritto qua. Così? Qui sopra? Qua sopra. Non essere sorpreso Fabrizio, deciso. Quale buco c'è lì? Ora a destra. Ok, vai a drizza ora. Vai a sinistra. Vai. Qui sopra, no? Dritto così.
Non avevo mai guidato un fuoristrada in queste condizioni e ragazzi è stata un'esperienza incredibile. Abbiamo fatto cose che io sinceramente non credevo nemmeno che ci fosse la possibilità di fare con un fuoristrada. Ovviamente tutto questo è stato possibile grazie agli istruttori che ci hanno guidato passo per passo durante le varie operazioni. Abbiamo fatto un percorso veramente lungo, è durato circa 3 ore e questo percorso ci ha portati dritto alla location dove era previsto il pranzo del sabato. Arrivati, oggi mangiamo qui. Nella location prevista per il pranzo abbiamo fatto assaggi di salumi e piatti tipici toscani. Una volta tornati alla tenuta nel pomeriggio era previsto un giro su uno dei camion che ha partecipato alla Dakar. Ovviamente non guidavamo noi il camion, ma era affidato alle sapienti mani di Ricky Rickler, pilota che vanta numerose Dakar alle spalle. Dal video ragazzi non si riesce a comprendere la velocità e le emozioni che abbiamo provato salendo su quel camion, ma provo a legarvi il breve giro che abbiamo fatto per farvi rendere conto. Vi dico soltanto che abbiamo staccato le ruote da terra ed è un'esperienza incredibile da fare con un camion. Ragazzi stiamo per salire sul camion della Dakar. È roba pesa, abbiamo tutto, c'è anche il casco. bello. Ma stacci una giornata così, eh? È divertente. Sì. Quanto fate la Dakar? 700 km al giorno. Tutti a questa velocità? Sì, anche di meno quando proprio c'è il trutto, ma anche di più, perché c'è anche pezzi che si va a 130, 140. Maiala.
La domenica mattina abbiamo partecipato alla riunione di Cartesio per le elezioni del nuovo direttivo e nel pomeriggio, subito dopo pranzo, siamo tornati verso casa. Ragazzi, io spero che dal video sia passata l'emozione che ho provato, abbiate potuto immaginarvi l'esperienza che ho vissuto a bordo del fuoristrada, a bordo del camion. Ovviamente si parla sempre di motorsport e come sapete io assimilo molto il motorsport in scala 1-1 allo scale motorsport, che è appunto quello che riguarda l'automodellismo. Per me anche le auto radiocomandate nel settore competizione fanno parte del motorsport e quindi da appassionato vi porto anche contenuti diversi che mi capitano riguardanti il motorsport. Spero che questo video vi sia piaciuto, mettete il like, condividetelo, iscrivetevi al canale e ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!